Come possiamo ridurre il rischio di trombosi? Ci sono degli alimenti che possono aiutarci? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi ti mostrerò dei cibi utili per evitare il rischio di trombosi ed ictus. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La trombosi è una condizione patologica grave che si verifica a seguito di un coagulo. Ne esistono di due tipi, quella venosa e quella arteriosa. Quella venosa può essere causata da una predisposizione genetica alla ipercoagulabilità, oppure un trauma, un intervento chirurgico, ma anche immobilità prolungata. Sintomi di potenziale trombosi venosa sono sensazione di calore, rossore, rigonfiamento ed intorpidimento della zona interessata. È più facile che si manifestino negli arti inferiori. La trombosi arteriosa è causata invece da aterosclerosi generata da ipercolesterolemia, ipertensione, obesità e fumo di sigaretta. Sintomi di potenziale trombosi arteriosa sono formicolio, difficoltà a parlare, perdita della sensibilità e forte dolore nell'area colpita. Possono verificarsi nel petto, di conseguenza si tratta di un infarto, in testa, dunque si tratta di ictus, ma anche occhi e gambe. Per prevenire questo evento nefasto vi sono degli alimenti che possono aiutarci. Prima di scoprirli ci tengo a sottolineare che praticare regolare attività fisica è molto importante, oltre che evitare di fumare. Direi che siamo pronti per iniziare. Al primo posto troviamo il cacao. Il cacao amaro e perfino il cioccolato fondente sono due ottime soluzioni per fluidificare il sangue. Entrambi, oltre che migliorare la salute mentale, favorire la qualità del sonno e stimolare la serotonina, ovvero l'ormone della felicità, hanno proprietà antitrombotiche. Questo è dovuto alla presenza dei flavonoli. Queste molecole antiossidanti migliorano l'elasticità dei vasi sanguigni, tengono sotto controllo il colesterolo e promuovono l'abbassamento della pressione. Inoltre rendono meno viscose le piastrine, riducendo dunque il rischio di trombosi. Questi effetti purtroppo si perdono nel cioccolato al latte o addirittura quello bianco, a causa del loro basso contenuto di cacao, compensato da una percentuale molto più alta di zuccheri. Al secondo posto ho deciso di citare un alimento a me non gradito, ma certamente molto efficace, il natto. Mi hai sentito parlare altre volte di questo derivato della soia, specialmente in riferimento alla vitamina K2. Il natto è uno dei cibi probiotici più conosciuti e viene ottenuto dalla fermentazione della soia. Non sono un estimatore della soia per tutti i motivi che ho raccontato anche in passato, ma non potevo non citare questo cibo relativamente alla fluidificazione del sangue. Il natto infatti è conosciuto principalmente per il suo enzima, chiamato nattochinasi, che è ritenuto uno dei più potenti fluidificanti sanguigni al mondo. È efficace nel distruggere i coaguli che si formano nella circolazione sanguigna, di conseguenza è certamente uno degli antitrombotici più validi. Al terzo posto troviamo un alimento a me gradito, lo zenzero. Anche questa spezia è in grado di fluidificare il sangue e ciò dipende in parte dal suo contenuto di gingeroli. Queste molecole, responsabili del sapore pungente dello zenzero, sono note per la loro azione antinfiammatoria. In particolare inibiscono la cascata, ovvero il rilascio dell'acido arachidonico, che è un acido grasso omega 6. Per questo motivo risulta essere un ottimo antiaggregante piastrinico. Lo zenzero regola anche i livelli di colesterolo e glucosio nel sangue, aiutando ulteriormente la circolazione sanguigna. È fonte inoltre di salicilati che si trasformano nel corpo in acido salicilico, noto antinfiammatorio che troviamo in un famoso farmaco. Anche questo elemento aiuta a fluidificare il sangue, riducendo la formazione di trombossani e prostaglandine proaggreganti. Al quarto posto troviamo i frutti di bosco. Tutti i frutti di bosco sono fenomenali dal punto di vista del miglioramento generale della salute. Sono ricchi di antiossidanti, poveri di zuccheri e possiedono addirittura proprietà antitumorali. Abbassano i trigliceridi, contrastano la steatosi epatica e sono un ottimo snack. Le more in particolare, ricchi di beta-carotene, vitamine e minerali, fluidificano il sangue grazie al contenuto di salicilati. Di conseguenza, come lo zenzero, contrastano le infiammazioni, proteggono il cuore e depurano il sangue. Sono inoltre utili nello smaltimento dell'acido urico in eccesso e nelle patologie delle ossa come i reumatismi. Al quinto posto troviamo il fungo reishi.
conosciuto anche come Ganoderma, è sempre più utilizzato negli ultimi anni, assieme ad altri funghi, principalmente sotto forma di integratore. Solitamente è consigliata una sua assunzione accompagnata da vitamina C. Questo fungo contiene più di 150 principi attivi benefici, oltre che svariati minerali e vitamine. È un alimento adattogeno, con effetti benefici su glicemia, fegato e prostata. È anche un potente antinfiammatorio ed ovviamente antitrombotico. Riduce la pressione del sangue e rallenta la coagulazione. Un altro fungo più che efficace sotto questo punto di vista è lo shiitake. Al 6° posto troviamo la mela. Quante volte abbiamo sentito dire che una mela al giorno leva il medico di torno? Questo proverbio risulta veritiero anche per quanto riguarda la prevenzione dalle trombosi. Infatti la mela è ricca di una sostanza chiamata rutina che ha la capacità di prevenire la formazione di trombi nel sangue. La rutina la troviamo anche nei frutti di bosco che abbiamo visto prima. Le mele sono efficaci anche per contrastare il colesterolo alto e per mantenere i livelli di glucosio nella norma. La rutina inoltre è fonte di studio negli ultimi anni per la sua capacità di agire come inibitore della angiogenesi, dunque è un potenziale antitumorale. Per angiogenesi si intende lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni a partire da quelli esistenti. Al 7° posto troviamo un altro vegetale molto apprezzato da noi italiani, il pomodoro. Anni fa alcuni ricercatori scozzesi scoprirono che i semi di pomodoro possedevano notevoli proprietà benefiche dal punto di vista della fluidificazione sanguigna. I ricercatori hanno realizzato un estratto di pomodoro da bere ogni giorno e i risultati sono stati stupefacenti. Nel test di laboratorio è risultato che il sangue si fluidificasse nel giro di 3 ore dopo l'assunzione, con effetti fino a 18 ore. L'estratto di pomodoro in questione ha avuto un'efficacia pari ad 1/3 di un noto farmaco antitrombotico, ovviamente senza effetti collaterali. La sua capacità di inibire l'aggregazione piastrinica è stata confermata anche da altri studi scientifici. All'8° ed ultimo posto di oggi troviamo le alghe, in particolare l'alga kombu. Fonte incredibile di iodio, è ricca di svariate vitamine e altri minerali, oltre che di omega 3. Tutte le alghe sono generalmente ottime fluidificanti sanguigni, grazie alla presenza dei fucoidani, molecole note anche per la loro azione antitumorale. Migliorano l'elasticità dei vasi sanguigni e regolarizzano la pressione. L'alga kombu è fonte però anche della laminarina, che anch'essa ha un'azione fluidificante ed antitrombotica. Questi 8 alimenti sono certamente utili per ridurre al minimo il rischio di trombosi. Tempo fa però ho realizzato un contenuto dove mostravo dei cibi anch'essi efficaci per fluidificare il sangue. Ecco qui accanto il video di cui ti sto parlando, ti consiglio vivamente di guardarlo. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.